Secondo me non bisogna odiare a prescindere, ma questo non solo verso i neri o bianchi o asiatici, cioè nel senso, prima di giudicare le persone con odio o altro, bisogna prima conoscere le situazioni davvero delle persone. Cioè, per dire, io non posso mai dire, io ti ho visto, sei nero o comunque sei basso, mi stai sul cazzo. Per me non sono una persona intelligente, devo prima conoscerti. Però a prescindere non vogliamo uno perché è nero, perché è asiatico, perché è americano, lì dicevo no. A mio avviso non deve essere così. A mio avviso bisogna conoscere le persone, se hanno davvero problemi, se si può aiutarli, aiutali. Se non puoi aiutarli non te lo obbliga nessuno. A che punto bisogna bloccare, insomma? Se non c'è interesse, cosa tieni in piedi una conversazione? Tieni in piedi una conversazione semplicemente gli interessi di tutti e due. Se tu vuoi una cosa seria, lei non vuole una cosa seria, o la insegui o devi bloccare. Bloccatura è il migliore perché gli insegniamo ad assaggiare. Pieni di fighe, pieni di tipi, quindi anche le tipe possono rimorchiare. Cioè diciamo che il nostro obiettivo è far rimorchiare le persone perché vedo che è un problema sociale, cioè nel senso tanti ragazzi hanno problemi a rimorchiare. Yo, what's up guys, it's Panda Boy. Go follow my bro Tony Vibes, you know, only good vibes. Subscribe to his channel, go follow Tony Vibes. Ok, Tony Vibes TV, siamo di nuovo qua, sapete come no, tifo Tony e vivo Vibes, siamo sempre in cerca di belle vibes e come sapete siamo qua con il re delle vibes e dello swag, il bello figo. Bro, allora come andiamo? Il re del vibes, del flex, incredibile. Yeah, incredibile cazzo. Come si dice, Natambao? Carichissimo, figa. Come andiamo? Stai? Bene te? Tutto bene? Bene. Quante ne hai bloccate? L'altra volta ho postato lo screen, cosa? Siamo a 4.000. 4.000? Lo screen, poi alcune, la maggior parte non sono neanche... Perché ho pubblicato lo screen di WhatsApp. Di WhatsApp? Quello. Quindi bisogna contare quelle dal vivo, ignorate, Instagram, YouTube, ovunque. Sì, questo trend sta andando incredibile. Tu blocchi? Tu blocchi? Tu blocchi? Ogni tanto blocco qualcuno. Ci sta. No, vabbè, sta andando perché bisogna bloccare. Se non avete nulla di cui parlare, che senso ha continuare a parlare? Quindi cos'è che potrebbe tenere una conversazione, potrebbe continuare la conversazione? A che punto bisogna bloccare, insomma? Se non c'è interesse, cosa tieni in piedi una conversazione? Tieni in piedi una conversazione semplicemente gli interessi di tutti e due. Se tu vuoi una cosa seria, lei non vuole una cosa seria, o la insegui o devi bloccare. Devi solo scegliere. Quindi tu spesso blocchi? Io non inseguo nessuno, quindi blocco. Allora, come sta andando la vita? 2022 come sta andando? Minchia, la grande, bro. Si sta assaggiando, si sta flexando, si sta facendo un sacco di concerti, bloccature, sta andando incredibile. Si sta facendo un sacco di progetti e bene così, bisogna continuare così. Si sta assaggiando? Cosa? Si sta assaggiando. Come cosa, bro? Non sai cosa vuol dire assaggiare? No, me lo devi spiegare. Non sai cosa vuol dire? Hai la ragazza? Sì. Quello è assaggiare. Con la ragazza assaggi. Con le fighe, quando fai le serate con le fighe, quando rimorchi online, quando esci con le tipe, quello è assaggiare. Quello è assaggiare. Bro, io ti seguo da quando hai iniziato. Da quando? Quando hai iniziato, da quando hai iniziato proprio... Anno, secondo me... 2008 arrivare, proprio dagli inizi. Dagli inizi. Davvero? Quando c'era anche Don Cappuccino, facevate bello figo swag. Ok. Mi faccio una sega. Ok. Quei periodi lì, ti seguivo da tutto quei periodi lì. Dicevo, ma che cazzo, chi è questo? Conosci la canzone Consta Base? Tu non lo sai. Consta Base me lo sono, sai, è vecchia, è vecchia. Come è iniziato tutto ciò? Bro, non è mai iniziata. È semplicemente un'abitudine applicata sui social. Quindi è una cosa che ho sempre fatto e ho applicato sui social e a quanto pare non sono l'unico, quindi è arrivato il successo. Cioè vuol dire che uno che fa le stesse cose mie prende e lo condivide ai suoi amici che a sua volta anche loro fanno le stesse cose. Wow. Hai cambiato 2 nomi?
Bello Figo Swag? Una generazione, due nomi, Bello Figo Gu, Bello Figo Swag, Gucci Boy, Figo Werker. Come dici tu, Fia, ci sono da 12 anni. In questi 12 anni, figa, sono successi di tutto. Successi poi, diciamo che ci siamo divertiti. Dici di essere il re dello swag? Oddio, il re dello swag. Non lo dico io, lo dicono gli altri. Gli altri? Però non sono disaccordo, cioè nel senso non è che non sono né d'accordo, non sono disaccordo. Ci sta, per te sono il re, allora va bene. Per te non lo sono, allora va bene. Prendiamola così. Prendilo come la pensi tu. Come mai hai cambiato il nome Gucci Boy? Perché in realtà per utilizzare il nome Gucci è un marchio firmato. Per utilizzare quel nome lì devi avere l'autorizzazione. Come dire, prendi la Juventus, mi chiamo Juventus. La Juventus è un marchio già registrato, quindi non ti puoi chiamare Juventus se loro non ti danno l'autorizzazione. Ok. Quindi io lo facevo senza autorizzazione perché mi piaceva semplicemente il marchio. E allora mi hanno detto di cambiare perché ci vuole l'autorizzazione. Wow. Quindi hai avuto dei problemi con Gucci? Oppure ti hanno solo detto... No, di cambiare nome. Per Basta. fortuna non ho ricevuto né multa, né condanne, né nulla. Quindi Ma ti è arrivata la lettera a casa da Gucci? l'avviso di cambiare nome, sì. Wow. Sì. Quindi vuol dire che ti seguivano proprio... Se ti arriva l'avviso proprio... Se io mi chiamo Gucci Boy, non sono nessuno. Vuol dire che stai spaccando. Mhm. Vuol dire che sei famoso, stai spaccando. Perché sennò chi ti si incula, cioè nel senso, chi ti caga. Chi ti non caga, conosce nessuno. sì. E come ci sei rimasto? Non so, è arrivato a casa, ho trovato l'avviso da Gucci. Da Gucci, Sì. cazzo, sei felice di voi, dice cazzo sono felice. No, beh, non è che sei, cioè sì, dipende, ognuno la prende a modo suo. No, io sinceramente ho pensato ci sta perché alla fine è vero, è un nome registrato e per averlo, se non ti danno l'autorizzazione non puoi utilizzarlo, ci sta. È come se adesso qualcuno prendesse il mio marchio, Bello Figo, vai in giro a dire che sono Bello Figo. Gli dirò qualcosa. Cioè, non devo essere io a cambiare nome, è lui che deve E lui deve cambiare nome. Ci sta, quindi quel ragionamento ci sta. Wow. Vediamo. Dopo hai preso il nome Bello Figo. Che Sì, è rimasto... sì. Perché... Bello Figo da dove deriva? Perché mi ritengo bello e figo. Allora ho utilizzato il Bello Figo. Giuro. Io Sì? quando sceglievo il nome ho pensato a una cosa che... non tanto volevo essere, perché io so di essere Bello Figo. Quindi era una cosa che mi aveva fatto piacere, piaceva in primis a me, quindi avrebbe fatto piacere per forza ai miei fans. Ma ripeto, mi ritenevo Bello Figo, quindi ho utilizzato Ma Bello te lo Figo. dicono anche? Bro, lo stile, il flex, tutto gucciato, quello è figo, capito? E se ti ritieni bello, quindi hai stile, sei un figo, sei bello, bello e figo, una cosa che ti sei identificato. Wow. Hai fatto un sacco di canzoni hit, diciamo, però ce ne sono due che hanno fatto un po' la storia, diciamo, no? Sì, quali Che sono? sarebbe Pasta con tonno e Io non pago affitto. Queste due canzoni qua. Secondo te perché Pasta col tonno è storia? È storia perché pasta con tonno Tonno. sembra una cosa facile da fare, la Ok. pasta con il tonno. Ma io ho una domanda da farti. Perché proprio pasta con tonno? A te piace la pasta col tonno? Vabbè. Perché mi piace. Perché è buona, mi piace e so che a tanti miei amici piace, quindi l'ho fatta anche per loro. O è perché è l'unico cibo che sai cucinare? Anche, facile da cucinare, però no, il motivo principale è perché io impazzivo. Cioè, ultimamente lo mangio meno, ultimamente di più spaghetti con lo scoglio, che ho fatto anche la canzone Spaghetti con lo scoglio. Sì, ho sentito anche quella. Grande. Cazzo, Cazzo, incredibile. aggiornato, Sì. incredibile. Ascolta, no, il motivo principale è perché mi piace la pasta col tonno, perché so che piace a tanto. È buono. gente. Sì, è buono. Ma quello fatto bene oppure quello ghanese fatto così a caso? Bro, tu hai visto il video di pasta col tonno? Sì. Proprio come la faccio io, faccio la pasta e butto il tonno. L'hai fatto tu? Sì, Nel video proprio? sì, come la faccio io, per me è la migliore, cioè io la faccio. Io sono il migliore a farlo, secondo me. Wow. E vediamo un attimo, senza perdere tempo. Non pago affitto, che ha fatto la storia qua in Italia, si è finito in televisione, in vari programmi,
hai avuto degli scontri assurdi. C'è stato quel periodo lì che eri in televisione dappertutto, sui social. Sì. Com'è stato quel periodo? Sai, per la gente io sono... Cioè, quella canzone per me invece non è fra i miei top. Per me invece quella che ha fatto successo di più è... Cioè, quella che rimarrà nella storia mi faccia una sega, Coronavirus, perché è un'era che non se lo dimenticherà nessuno. E forse pasta col tonno. Non pago affitto, sì, è storia per gli altri, ricapisco perché secondo me per un po' quello che è successo, perché ero un po' presa di mira che io fossi davvero un profugo, che non pago l'affitto, sono campato, mi danno soldi per vivere in albergo, quindi ci credevano un po' alle cose che dicevo nelle canzoni, quindi era un po' scatenato un po' di rabbia in tanta gente, Ok. un po' di scontri, cose che io non avevo mai visto, ma non ho mai visto ad oggi, cioè nel senso erano scontri, ma poi parole e basta online. Quindi è un'epoca di litigi, quello lo posso dire, sì, perché Wow. quello online era scatenato, madonna, litigi incredibili. Quello sì, per quello sì, è un'era che rimarrà, sì. Ti seguivo, ma la tranquillità con cui rispondevi alle domande, no? Cioè, sembra uno che si era già preparato da casa. No. Eri così rilassato e come rispondevi alle domande? Perché, cioè, essendo in un punto così, no? C'è tensione, secondo me. Sì. Però tu eri così tranquillo a rispondere alle domande? Sei mai stato in TV? No. No. Diciamo che la televisione in sé, non dico ti dà tensione, però comunque sai che sei in un posto in cui milioni di persone hanno gli occhi su di te. Quindi quello, se non sei una persona forte, quello in sé ti porta un po' d'ansia, un po' di agitazione, quello in sé. Poi sei in diretta, sai cosa vuol dire in diretta? Cioè qualsiasi cosa fai all'istante Subito è ricattato, cioè non possono tagliare, non puoi modificare né nulla, tutto già quello che andato. succede è andato. Quindi sei in diretta, quindi televisione più diretta, quella era in diretta. Wow. Ma io, cioè nel senso, io sono sempre stato vero, quindi io la vivo come se fossi al bar con gli amici. Cioè tranquillità, perché nessuno mi mette pressione, nessuno mi obbliga a mentire, nessuno mi obbliga a dire cose, sono me stesso. Quindi la tranquillità deriva da là. Quindi la mia tranquillità è sempre stato per il fatto che sono sempre stato vero, sono vero. Quindi... Wow. Hai avuto un controbatti con Mussolini, Sì, c'era anche la Mussolini nella Esatto. trasmissione. che ti mettevano un po'... Beh, è ovvio che lei non fosse d'accordo con quello che dicevo, no? O che lei non fosse d'accordo con me che canto in generale. Poi. Quindi quello è normale, ma non solo lei, eh. Non so se ti ricordi, c'erano anche altra gente che non erano d'accordo. Sì. Ma anche neri. Che non erano d'accordo perché, come ti dicevo, credo nelle cose che dicevo, nelle canzoni. Ok. Cioè, quando io dico sono campato, mi pagano, mi danno 40 euro al giorno. Te ci credevi? No, Perché non ci credevi? perché avevi già fatto successo. Ah, perché mi seguivi già, quindi Sì. ok. Però diciamo che quelli che non mi seguivano Non ti già, seguivano, sì. non mi conoscevano, quindi era facile per loro credere che io fossi davvero un profugo, arrivato che voleva... Quindi a un certo punto della conversazione tu sei arrivato a un certo punto che difendevi tipo i ragazzi, non so, arrivati, gli immigrati tipo, perché Sì, loro ti davano non è contro. proprio una difesa, era più il giusto. Cioè, ti spiego, ripeto, più che difesa era, secondo me non bisogna odiare a prescindere, ma questo non solo verso i neri o bianchi o asiatici, cioè nel senso, prima di giudicare le persone con odio o altro, bisogna prima conoscere le situazioni davvero delle persone. Cioè, per dire, io non posso mai dire io ti ho visto, sei nero o comunque sei basso, mi stai sul cazzo. Per me non sono una persona intelligente, devo prima conoscerti per poi giudicare questa cosa qua. Quindi quando mi arrivavano dei giudizi per dire ok, quelli fanno cazzate, gente che fa cazzate merita di essere in prigione, siamo tutti d'accordo. Però a prescindere non vogliamo uno perché è nero, perché è asiatico, perché è americano, lì dicevo no. A mio avviso non deve essere così. A mio avviso bisogna conoscere le persone, se hanno davvero problemi, se si può aiutarli, aiutali. Se non puoi aiutarli non te lo obbliga nessuno.
Giusto? Se invece uno fa cazzate, sì, nessuno va contro la legge. Merita di Perché essere punito. no? Beh, per forza, anche perché dicessi non punire uno che ha fatto un reato non sarebbe neanche vero, perché anche perché io non sono più potente della legge, quindi chi sono io per dire no? Quindi era più che difendere, hai capito che è più un giusto, Un giusto. una cosa più giusta. Quindi non è che io difendevo, io spiegavo semplicemente la motivazione per cui non bisogna giudicare prima di conoscere le situazioni o le persone. Ok. Semplicemente. Sei stato anche in televisione con la Barbara D'Urso, mi sa? Sì, Anche 2 volte. Sì, e con altra gente che ti hanno fatto varie domande che anche tu hai risposto. Mi sa che una ti ha chiesto che messaggio tu davi ai giovani con le tue canzoni. Ah, sì. Perché no, ma quella è gente che non sa cos'è la trap. Mhm. Perché cos'è la trap? La trap è flexare, cioè loro vivono un altro mondo. C'è gente che non sa neanche perché hai tutti questi vestiti costosi addosso, piuttosto magari fai qualcosa di utile, per loro l'utile. Quindi è tutto un cazzeggio, tutto un cose non serie, quindi per loro non c'è nessun messaggio, ma non è che ci deve essere un messaggio, è solo semplicemente un divertimento, vai in discoteca, balli, rimorchi, assaggi, vaffanculo, cioè, ti diverti, uno svago. Beh, sappiamo che ultimamente adesso stai facendo un sacco di concerti, Sì. sei sempre in giro per tour. Come sta andando? Alla grande, bro. Bloccatura è il migliore perché gli insegniamo ad assaggiare. Dovresti venire anche tu. No, tu sei fidanzato. Però insegniamo ad assaggiare e si viene a bloccatura. Pieni di fighe, pieni di tipi, quindi anche le tipe possono rimorchiare. Mhm. Cioè, diciamo che il nostro obiettivo è far rimorchiare le persone perché vedo che è un problema sociale, cioè nel senso tanti ragazzi hanno problemi a rimorchiare, tante rimorchiare. ragazze hanno problemi a rimorchiare, anche se non lo dicono, hanno Faccio, problemi. faccio una domanda. Vedo i tatuaggi con scritto Mary. Ah, qua sì? Mary. Non è Mary? O Harry? Cosa c'è scritto? Qui. Figa, Mary, figa, sembra quasi che me l'ho dedicato a una tipa. Happy? C'è scritto qualcosa? Happy. Sì. E poi qua ci sono dei cuori. So che hai spiegato un attimo cosa vogliono dire quei cuori lì. Che ogni volta che viene ferito ti fai un cuore. Ah sì? Ho Quindi- spiegato? Sì, ho visto qualche intervista dove spiegavi. Quindi in teoria sei stato ferito quante volte? Beh, oddio, se dovrei figa... 6 volte. Sì, è un po' così come dici tu, però non è tutte le volte, cioè molto meno. Mhm. Perché dovessi mettermi un cuore ogni volta che sono ferito, figa, avrei tutto il corpo pieno di cuori. Però sì, diciamo che anche perché sono cuori spezzati. Cuori spezzati, sì? Che non so se vedi, sono Sì. spezzati, non sono cuori interi, Ok. sono spezzati, quindi un po' per delusione, ma quelli più importanti, cioè nel senso quelli che mi rimangono di più. Non è che adesso esco con una tipa e allora vado a farmi un cuore, cioè, un cazzo, blocco e passo alla prossima, chiaro. Però diciamo che le delusioni nella vita che ti rimangono di più, ma un po' anche tutti i tatuaggi, sono le cose, un po' la data di nascita, le cose che ti rimangono di più. Ultima domanda. Dopo tutte le incontri che ti sono venuti addosso, l'odio, la rabbia da Le parte di critiche, tanta gente, i le giudizi, critiche, sì. come fai ancora ad andare avanti? Perché come faccio ad andare avanti? Perché per me è come se cioè non sono mai esistiti. Mhm. Perché come mi vedevi in trasmissione tranquillo, Mhm. tu adesso esci di casa, ti danno dall'assassino, dicono che hai ammazzato qualcuno, ma tu sei tranquillo perché sai che non hai mai ammazzato qualcuno, Sì, quindi tu la vivi in una maniera tranquilla. tranquilla. Ti strappi i capelli, ti caghi addosso se sai che in fondo tu hai fatto qualcosa di male, hai ammazzato qualcuno. Mhm. Quindi diciamo che la vivo tranquillamente perché so che mi sto divertendo, non sto facendo nulla di male, sia quel periodo che anche ora. Quindi puoi criticare quanto vuoi, ma non fa nessun effetto, perché per me la mia visione mi dice che non sto facendo nulla di male. Quindi non è tanto una carica per dire hai le forze per andare avanti, no, la sto vivendo in una maniera tranquilla perché non sto facendo nulla di male. Sciano. Tutti i soldi che hai buttato nel cesso nel mare? I 5K e cose. Ci sta. C'è quello che magari butta i soldi nei viaggi. Mhm. Anche quelli secondo me sono soldi buttati. Giuro. Gente che si fa i viaggi. Ok, vai lì un mese, spendi 20.000 euro, poi torni in Italia, che magari in Italia non vive neanche di lusso. Un esempio, no? Io piuttosto di fare quella roba lì, prendo i soldi,
Dai social lo butto in mare. Ci Ma- faccio i video, lo metto su TikTok. Soldi veri o falsi? Veri. Niente cap, bro. Non capiamo. Niente cap. Soldi spesi Ok, in vestiti, in rolle, sono tutti soldi, secondo me, che non ti tornano, quindi sono un po' tutti soldi buttati. come stai cappando oggi? Spiegaci un po'. No, oggi, bro, ti giuro, infatti stavo anche pensando prima, potevo vestirmi molto meglio, però vabbè, dai, mi sono svegliato, ho detto vado a fare colazione lì al bar, quindi non dico sono in pigiama, però quasi in pigiama. Però, cazzo me ne frega, cioè nel senso, tanto, per come sono, io penso che piaccio anche perché non devo fare, piaccio anche per come sono, Mhm. quindi sono così, cioè nel senso, anche se sono vestito di merda, sti cazzi, cioè, piaccio. Ma tambao, Nata, cazzo vedi? incredibile. Tutti Cazzo. sanno che ho paura? Coronavirus, secondo me, è una canzone veramente che rimarrà nella storia. Cioè, tu ti rendi conto che fra 10 anni torni indietro, guardi Coronavirus, cosa ti viene in mente? L'era lockdown, non so se Lockdown. ti ricordi. L'era lockdown, Corona. Adesso speriamo che non ci mettono più in lockdown. Però, secondo me, tutta quell'era lì, non puoi uscire di casa, Coronavirus, ti farà tornare in tutti quei periodi lì. Incredibile. Qual è il tuo preferito? Coronavirus era uno dei miei preferiti. Sì, La cantavo tutti i giorni. Sì, Eh? Preferita? Preferito Quella che potrebbe è piacerti stato di più. Non pago affitto. Sì, Quella è stata una hit incredibile. Ma personalmente dico, non a Personalmente livello... dico. Sì, Perché quelli che non capivano non lo sanno, ma noi, sai, Vabbè, noi sì, capiamo. tu- Cazzo, incredibile. Capito? Cazzo, è incredibile. È incredibile. Sì, È roba tipo legging di pelle. Legging di pelle, io sono curiosa a sentire un po' dagli afro. Degli afro. Come cosa la pensa, perché essendo anche una canzone afro. Mhm. Perché ok, vedo gli italiani che ci ballano, i ragazzi ai concerti che impazziscono, ma essendo Se una vuoi- canzone afro, Se vuoi sentire come fanno, dovresti andare a una serata afro, e capire E farla. com'è. Sì, perché va anche quella. sì, Ci sarebbe, sono curioso. A Quindi capire ragazzi, come la prendo. abbiamo fatto 2 chiacchiere con il bello figo e avremo tempo e modo per incontrarlo di nuovo. In condizioni pessime, però. Pessime, però è sempre al Le top. tiene da Maranza. Incredibile, Le tiene da Maranza. Io ho sempre detto che sono un Maranza. Sei un maranza? Un maranza africano? Sono un Maranza. Vabbè, i Maranza sono marocchini e tutti quanti. E Giusto. siamo tutti Quindi africani. tu sei un maranza ghanese. Sono Maranza, bravo. Maranza Ghanese. Di solito non ci classificano come dei Maranza, ma sempre dei Maranza. Con le tiene. Va bene, bro, se vuoi mandare un messaggio ai tuoi follower, ai tuoi fan, come li chiami te? Sì, assaggiate. Se non vuole assaggiare, bloccate. Chiaro. È chiaro, ragazzi, grazie a tutti per aver guardato. Ciao a Cazzo, tutti. incredibile.